Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ho di fianco a me, e questo per me è un momento storico, ragazzi. Io ho Manuele, che ragazzi è uno dei primi iscritti a questo canale. Parliamo degli anni che furono. Manuele, innanzitutto, ciao, piacere di vederti. Piacere mio Gianni, bellissimo incontrarti di persona. Anche Allora, sei vero? Sei vero? Sono vero, però se senti gli hater sono finto. Allora, Manu, raccontaci un po' la storia del nostro inizio, perché sai, io con l'età ho la memoria un po' labile, eccetera. Allora, io ho iniziato così, cercavo informazioni riguardo il fotovoltaico su YouTube, avevo visto tanti canali, però non erano convincenti. E alla fine ho trovato il tuo canale, ho detto, ah, questa è una persona seria che spiega bene e mi posso fidare. Allora ho seguito le tue linee guida e piano piano, come ben sai, ho creato il mio impianto fotovoltaico. Certo, e non solo. Allora, oggi sto intervistando Manu perché, ragazzi, io dico Manu perché è Emanuele, ma in amicizia ci chiamiamo così. Perché lui, intanto non sei un elettronico, sei un softwareista, giusto? Sì, arrivo, diciamo, dall'informatica, Dall'informatica. high tech. High tech, eccetera. Chiaramente avendo poi delle capacità e quant'altro, per lui l'elettronica è stato più facile che non iniziare da zero. Allora, ragazzi, lui è stato uno dei primi che ha utilizzato il daily col bilanciatore della Eltec, poi ci sono state evoluzioni, eccetera. Ed era stato uno dei primi che non volle prendere il toroidale, ma volle partire con l'ibrido. Ok? Che Esatto. ibrido avevi scelto? Ho preso un ibrido, un classico super cinese, compatibile, nulla di marca. Ah, Quindi, imitazione Voltronic, chiamiamolo così. esatto, un'imitazione Voltronic, io lo chiamo il verdone perché è verniciato verde. 5 kW con spunto 10 kW Sì, sì, a il 48 volt. classico, 48 volte. E ragazzi, la cosa bella è che funziona ancora. Sì, esatto, funziona ancora, ma come è stato trattato? Allora, adesso ragazzi, prima dell'immagine iniziale voglio incuriosirvi chiedendo a lui solo una cosa, ragazzi. Lo scopo di questo video è esattamente quello che lui ha combinato, cioè quanto ha succhiato, assorbito da questo impianto. Manu, prima dell'immagine iniziale che accoglie tutti gli spettatori su questo video, voglio che tu dici una cosa. Quanti megawatt o kilowattora, chiamali come vuoi, da quando ho iniziato l'impianto circa 4 anni e mezzo fa, sino ad oggi hai prodotto e consumato. Allora, ad oggi siamo a 24 megawatt e mezzo, quindi impressionante. Ragazzi, 24 megawatt che lui non ha prelevato dalla rete. Ma quanto hai Esatto. risparmiato? Hai fatto lui è un amante della matematica, ragazzi. Poi vi facciamo vedere tutti, c'hai i grafici, Sì, c'hai. sì, c'è tutto, è tutto memorizzato, non scappa niente. Ragazzi, questo video serve proprio a far capire quanto attraverso un impianto fotovoltaico che sia più importante o più modesto si arriva a queste cifre. E 24 megawattora prodotti in questi anni, se fate il conto, soprattutto se lo fate alle cifre odierne, viene fuori una botta. Sì, Ok? esatto. Hai usato saldatrice. Allora, di tutto e di più, tra l'altro a batteria, quindi la cosa peggiore che abbiamo fatto è usare la saldatrice, ma una saldatrice che ha quasi 40 anni, proprio vecchio Che tuo padre stile. so che ama saldare alla Sì, grande, sì, proprio ti ha fatto tutte le strutture, anche tutto esatto. saldato. È lui quello che fa i lavori di Quelli. tosti e di precisione. La fatica c'è sempre un padre di mezzo, vi Sì, ricordate? esatto. Allora ragazzi, 4 secondi e partiamo con questo video che penso vi entusiasmerà tutti coloro che vogliono essere off grid e tutti coloro che vogliono staccare la corrente dalla propria casa. Buona visione. Allora Manu, descrivici il tuo impianto, da cosa è composto. Ok, allora partiamo dal tetto, quindi 6 kW di picco Di di pannelli. pannelli usati, tra Ah, quindi l'altro. ecco, 6 kW di pannelli usati che avevi preso allora. Avevo preso allora, sì. Poi passiamo sul terrazzo perché ho anche una parete fotovoltaica. Ho 1,5 kW di parete fotovoltaica E che siamo già a 7,5. in questo momento poi dovrò ampliare, ho già i supporti, sto aspettando che esca il sole, arriverò a 2,2 kW di pannelli in parete. Poi scendiamo giù
inverter da 5 kW, spunto 10 kW, ibrido, batteria 48 volt, 14 kW e mezzo 14 e orario. mezzo, perfetto. Erano le classiche IV LF280K. Esatto. Perfetto. E sta funzionando tutto correttamente? Tutto correttamente tranne il bilanciatore, che era una cosa da qualche decina di euro che avevo comprato, purtroppo mi ha lasciato e adesso sto utilizzando il pacco senza bilanciatore. Funziona. Allora, con le impostazioni. Vabbè, ti stai che mi facendo ha dato qualche già- giorno, ma mi dicevi che l'hai ordinato? Sì, l'ordinato dovrebbe arrivare oggi, tra l'altro. Con le tue impostazioni va bene. Sì. So che ci vuole il bilanciatore, però sto andando avanti lo stesso. Allora, ragazzi, si brucia un bilanciatore, che cosa fare? Manu è stato molto accorto. A quanto hai tirato giù la tensione? Allora, ho tirato giù a 54,1 Perfetto. e la minima? E sotto la minima sto intorno ai 49 volt. 49. Quindi Allora, lavorando molto safe. si puoi fare anche 50. Allora, lavorando tra 50 e 54 in un range di 4, si è rotto il bilanciatore attivo, che va sempre messo, ragazzi. Non fidatevi mai delle celle. Lui si è fidato, fa benissimo. Le celle qua sapete che sono di grado A, di alta qualità, e a questo punto tutto funziona. Però il bilanciatore attivo dovete metterlo. Difatti, Manu lo metterà. Certamente lo metterò, arriverà oggi, quindi appena arriva mollo tutto e vado a montare il bilanciatore. Allora, ok, deve arrivare il bilanciatore attivo. Mi piacciono queste dirette perché si evidenziano problematiche ma anche soluzioni, sempre rimanendo nello standard. Non è che si può inventare oggi il bilanciatore attivo serve, poi non serve perché mi invento delle cose. Qui deve essere tutto fortemente lineare. Bene, ora tu hai 5 kW, ti bastano, perché ragazzi, vedete qua intorno, lui è anche un radioamatore, molti non lo sanno, ma anch'io sono un radioamatore, sono della classe degli Italia Whisky 2, non vi dico la sigla, se no mi andate a beccare anche l'indirizzo. Italia Whisky 2, lui è radioamatore, tu cosa c'hai? Le Anche Italia VHF? Whisky 2, quindi... Anche, sono Italia Whisky 2 anche tu, ragazzi. Esatto. Cioè, c'è stata proprio una partenza. E sul tetto ho visto della roba che sicuramente i tuoi vicini non saranno tuoi amici. Sì, diciamo che cerco di mantenere un buon rapporto di vicinato. Diciamo. Ragazzi, ha un tetto che se vi trovate sulla tangenziale est e vi buttate lo sguardo a nord, vedete le sue antenne con le quali comunica a distanze notevoli. Bene, una cosa volevo chiederti. Praticamente tu hai riempito di pannelli, siamo sugli 8 kW e passa. Esatto, di picco. Perché consumi tutta questa corrente? Cosa fai andare avanti? Allora, sostanzialmente perché alimento 4 utenze. 4 utenze che sono? 4 utenze, in pratica è casa mia, casa dei miei, il mio laboratorio dove siamo qui adesso, Sì. E poi un altro locale dove ci sono altri server, altre cose che consumano, e le parti comuni. Quindi in teoria sono 4 utenze. 4 punti. Ma tutto questo viene alimentato con 5 kW? Sì, con 5 kg, ovviamente. Come gestisci? Hai tolto spegni tuo papà, cioè... Allora, ovviamente alla base c'è un'organizzazione, perché non può girare tutto insieme nello stesso Chiaro, momento. ve l'ho quindi... detto, lui è molto matematico, fa paura, Poi c'è anche la domotica che ci aiuta, perché Certo. la domotica, quando c'è via libera, decide di convertire l'energia solare in acqua calda. Ah, Quindi perfetto, sì. quando non può sfruttare, quando la batteria è carica e la casa non sta assorbendo, quindi converte tutto in acqua calda. Quindi tu, Manu ha realizzato, cosa usi? Gli scelli? Scelli. Praticamente lui, batteria piena, in funzione della tensione, lui dice basta, adesso invece che fermare, vi ricordo che non dobbiamo mai usare il termine sprecare il sole, perché il sole è sempre gratis, non è a pagamento. Quindi invece che non utilizzare il sole e tutto rallenta perché la batteria è piena, lui dirotta l'energia in eccesso su un boiler acqua calda con una normale serpentina. Esattamente. Quanti watt? Allora, pochi ma buoni, 1500 watt, perché? Perché lasciami passare questo termine informatico, avevo bisogno di banda, cioè ho bisogno di watt, kilowatt disponibili per le altre cose, quindi a me non interessa se il boiler ci mette 5 ore a scaldare o ce ne mette 7, fa niente, deve scaldare, inizia a fare un lavoro che tanto quella corrente lì non sarebbe stata utilizzata. Butta dentro, certo. Bene, quindi da quant'è il boiler? È da 150 litri. 150 litri. Esatto. E siete in famiglia, siete in due?
Famiglia siamo in 3 ed è ibrido, quindi è collegato anche un impianto di biomassa. Ok, di biomassa. Ragazzi, ve l'ho detto che non sarà tutto presente in questo video, se no dovrebbe durare ore. Esatto. Però Manu ha fatto una cosa che lo vedrete su questo canale a step. Praticamente in questo momento avete capito che ha un impianto, 5 kW di potenza dell'inverter, 8 kW 2 fotovoltaici massima, batterie da 15-14,5 kWh. Con l'eccesso scalda l'acqua calda di 150 litri attraverso una serpentina da 1500 watt. Manu, che ne dici se andiamo a vedere questo impianto? Andiamo. Ragazzi, seguiteci. Allora Manu, siamo nel tuo locale tecnico, intanto tutto di cemento, quindi qua non può bruciare nulla e non ci stiamo in due sul frontale, ma tanto devi spiegare tutto tu, io ti faccio da cameraman. Raccontaci cosa sta succedendo qua dentro. Benissimo, allora benvenuti nel mio locale energia, mi piace chiamarlo così. Qui abbiamo il mio Verdone, appunto l'inverter ibrido da 5 kW, spunto 10 kW. Poi abbiamo un regolatore per la mia parete. Che Pever è questo? Questo qui è un Pever da 3 kW. Quindi è il 6, 4, 15? Sì, esatto. E qui poi abbiamo, passiamo ai quadri elettrici. Sì, Questo intanto qui... vedo il fotovoltaico lì con fusibili, scaricatori di tensione. Esatto, questo fa parte della parete fotovoltaica, quindi ho Perfetto. separato tutto. Sì. La stessa cosa la ritroviamo di qui, per il tetto. Quindi abbiamo il sezionatore, i fusibili, lo scaricatore. Bene, sezionatore cosa lo usi a fare? Stacchi i pannelli? Sì, stacco i pannelli, quando devo fare manutenzione nel dubbio comunque stacco Perfetto. e sono a posto. Qui passiamo al quadro corrente alternata. Abbiamo la domotica che controlla l'abilitazione della rete, Sì. ma abbiamo anche un bypass, questo perché a me piace fare tutti i sistemi ridondanti tra di loro. Sì. Qui possiamo staccare l'AC out, quindi Perfetto, il avere bypass controllo. nel caso che non funziona la domotica tu passi in manuale. Diciamo. Esatto, ricordiamoci che in assenza di internet la domotica non può funzionare, Sì, quindi chiaro. sai per forza. Poi qui abbiamo la MT50 per controllare il regolatore della parete. Possiamo vedere che in un anno ha prodotto 607 kWh, 6 pannelli dritti usati. Quindi 6 pannelli dritti usati, 607 kWh prodotti in un anno. Però aspetta, possiamo anche dire 10 mesi perché sono andato via e l'ho staccata la parete perché era, stata, era in testa, quindi... Perfetto, vabbè, tutta roba che è entrata a gratis. Esatto, qui abbiamo lo staccabatterie. Hai usato due poli per ogni, due contatti per ogni polo. Esatto, quindi da 125 A sono passato a 250. Perfetto. E poi da questa parte abbiamo il PC per il controllo remoto perché posso controllare tutto da un altro PC oppure da smartphone. E questo ragazzi è una cosa eccezionale, lo vedremo nel prossimo video che farò con Manu, dove vedremo il controllo dell'inverter, dell'impianto, tutto da computerino. Descrivici appena che cosa fai con questo computer, poi lo vediamo nel prossimo. Allora, sostanzialmente con questo computer posso fare tutto come se fossi qui, come se fossi sul display del mio inverter. Quindi settaggi, controlli, tensioni, modifiche, esatto, eccetera. Tutto, come se fossi qui in persona. Ragazzi, questa è una cosa molto bella e Manu è molto artigianale quando lavora, lo vedete adesso nei commenti, non cominciate a dire cose che sta usando il cavo nero dove c'è il... questo l'ho già visto Sì, io. ma è indicato, è segnalato col rosso. Ah, ok, vabbè, allora avevi abbondanza di cavo nero. Esatto, Ci sono tante cose che vi faranno fare commenti, ma questo però non va fatto, cioè, ragazzi, ognuno poi si gestisce la sua. Come dico sempre, io do le linee guida che devono essere quelle, poi però ci sono artigianali. E tra l'altro, Manu, ce n'è una molto carina che hai fatto tu artigianale, cioè i busbar. Ai tempi non c'erano quelli lamellari della Mania, eccetera, e quindi tu te li sei autocostruiti. Vogliamo passare alla batteria così ci descrivi il tutto? Esatto, passiamo alla batteria. Allora, il box, anche questo tutto autocostruito, e qui diciamo grazie a mio papà perché è lui il gran saldatore e ha costruito anche i bus bar di rame. Eccoli quindi... qua ragazzi, questo cos'è? Un tubo dell'acqua? No, questi qui erano del gas, del clima. Ah, tubo del climatizzatore. Esatto, come potete vedere le celle sono semplicemente sporche. Ragazzi... Bisogna spolverarle. Allora, la manutenzione di questa batteria è far la polvere.
Ah, ok, Ecco. sì, perché questo è un locale che produce polvere. Esatto. Sono contento di fare questo video perché oggi facciamo anche vedere tutte le cose che non devono fare gli altri, giusto? Che però ti stanno facendo andare avanti da 4 anni. Allora Esattamente. ragazzi, vedete, con la sua diciamo, naturalezza e anche semplicità, l'impianto comunque ha prodotto, quanto hai detto? Siamo a 25 megawatt e mezzo. 25 megawatt e mezzo, ragazzi. No? Esatto. Pazzesco. Qui abbiamo il BMS della Daily, come dicevamo prima, da 250 ampere. Ma questa è storia pura, ragazzi. E poi abbiamo qui E c'era, abbiamo- c'era anche questo misuratore. Sì, di- c'era di anche livello. questo. Sì, sì, Però sì. quello che uso di più io è questo shunt, Ok. che il display è in casa, perché è Ah, importante. l'hai portato su. È il TK15. Ah, il classico che si usava. Sì, 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 esatto, sì. è importante 10 metri vedere- di cavo sei arrivato lì. Anche di più. Ah, Non li ho misurati e lì riesco a controllare la batteria. Stiamo caricando, stiamo scaricando, Sì. quanto manca alla fine della carica, Sì. quanto manca al termine della batteria. E hai molto, tutto sotto molto mano. bello. Molto, Manu c'ha tutto veramente sotto controllo. Simpatica l'idea dei busbar così, sono ovviamente artigianali. Ma tu sei riuscito a batterli bene? Come hai fatto la connessione certa? Hai Sì, sì. carteggiato, cioè lucidato? Certamente, carteggiato. E qui vediamo che hai, scusa se ti interrompo, hai abbassato le tensioni perché sennò, come vediamo, senza la connessione del bilanciatore attivo sono dolori. Esattamente, come vedete non c'è il bilanciatore perché dovrebbe arrivare oggi. Vabbè, poi L'altro mi aveva salutato, però ero cosciente, era una cosa da qualche decina di euro, ero cosciente che poteva partire. Dopo 4 anni ci sta. certo. Questo locale quando si scalda d'estate cosa fai? Questo locale quando si scala d'estate è controllato anch'esso dalla domotica. Sì, intanto siamo sottoterra e non scalda tanto. Esatto, qui non scalda tanto, però a volte deve partire a raffreddare. C'è qui un sensore di umidità e temperatura Ok. che controlla delle ventole. Questo cos'è un sonoff? È un classico? No, è sempre uno Shelly. Ah, sempre Shelly. E, Abilita e una controlla ventola. questa ventola qua. Esatto, quella ventola lì butta fuori, mentre sotto c'è un foro che fa dove- aspirare l'aria. Dove entra? Perfetto. Esatto. E viceversa, in inverno, quando c'è bisogno di riscaldare Sì. il locale, c'è questo riscaldatore elettrico Sì, classico. una stufetta classica. Esatto, Me la comandato faccio da vedere. uno Sì, Shelly. questa è infrarossi, comandata anch'essa da uno Shelly che ti butta un po' di temperatura Sì, all'interno. sì, mi porta fuori dall'arme Sì. temperatura la batteria, quindi siamo tranquilli. Ma sei mai sceso a temperature basse qua? No, sono arrivati a 11-12 gradi, vabbè, allora io quindi- nel dubbio gli davo qualche grado in più giusto Sì, per sì, stemperare, ma non serviva neanche. Non si vede neanche. Cioè trovo veramente piacevole e incredibile che tu abbia prodotto e consumato tutta quella corrente con un impianto semplice che era uno dei primi che si proponeva sul canale. Bello, bello. Cosa vuoi aggiungere su questo impianto? Ci sarebbe molto da aggiungere perché poi c'è tutta la domotica collegata. Quello poi lo a questo vediamo nel impianto. video legato al PC, ragazzi. Con il computer faremo il controllo totale del nostro impianto. Interfacciato con cosa usa una RS485? Allora, il BMS è interfacciato con una RS485, quindi un convertitore 485 USB, mentre invece l'inverter è collegato direttamente con la USB. Perfetto. Tutti i dettagli nel prossimo video che farò con Manu, ragazzi. Allora Manu, facci vedere un po' di statistiche di cosa hai prodotto, la produzione, visto che sei un amante e hai anche capacità sulla domotica, sulla computeristica, attraverso il tuo monitor. Ecco, vi faccio vedere, questa è la pinza amperometrica messa sull'uscita del fotovoltaico e questo è il prodotto, il totale, 24,4 megawatt. Uno potrebbe dire kilowatt, no, c'è la M che indica milioni di watt. Esattamente, eccolo qua. E da qui posso controllare tutte le varie statistiche, quindi mettere gli ultimi 7 giorni come sono andati, quanto ho consumato, per mese, per anno. Ad esempio faccio vedere questa statistica. A gennaio ho fatto il record, 958 kWh in un mese. A gennaio, fantastico. A gennaio, sì sì. Cioè quasi un megawatt. Esatto, quasi un megawatt. Fantastico. E vabbè, qui c'è vita, morte, miracoli, si può vedere qualsiasi cosa. In questo momento, come puoi vedere, sto assorbendo 780 watt al fotovoltaico, mentre invece dalla rete è zero, quindi in questo momento siamo off grid. Sì, perfetto. Tu hai mantenuto la rete così per le emergenze, comunque sono 4 utenze, quindi... Sì, comunque io in inverno sforo del 10% circa.
Ah, quindi ok, perfetto. qualcosa vado a prelevare in inverno, un 10%. Però dopo da fine febbraio fino a novembre io sono off grid, Totale, ma certo. consumando, consumando. Ha voglia. Poi c'hai anche, insomma, ragazzi, tutti gli apparati anche che ha di amplificatori, di radio, cioè, sono condizioni che quando accendi qua spariamo watt come caramelle. Sì, sì, certamente, qui parliamo anche di kilowatt in certi casi. Certo, assolutamente. Quindi la cosa interessante è che hai fatto un impianto agli albori, diciamo, 4 anni fa, molto semplice, che se vogliamo essere onesti c'è polvere, c'è i busbar col tubetto piegato, c'è pure ragazzi, questo perché hai manualità, hai competenza anche acquisita, più quella che avevi, e allora riesci a gestire cose che farebbero, passami il termine in mano, un po' rabbrividire, nel senso, però vedo che tutto funziona linearmente. Sì, diciamo che l'utente medio che si avvicina al fai da te piace comprare i bus bar. A noi no, no, dobbiamo produrre tutto. Sei un Quindi, manualista, beh, quello è vero. esatto, Grande soddisfazione sul riciclo delle cose. Quindi tubi esattamente. piegati, E grande battuti. affidabilità, tra l'altro. Beh, certo, sì, 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 sì. Allora ragazzi, adesso è doveroso fare delle considerazioni perché quello che avete visto è un impianto che utilizza oggetti riciclati come rame, tubi di rame poi trattato per fare i busbar, ci sono cavi che non sono sintonici, rosso-nero, insomma c'è un po' di antiestetica, ma ho voluto proprio intervistare Manu perché lo conosco ed è un pignolo della perfezione, perché Manu, e descrivici ancora ulteriormente questa condizione di riciclo dei materiali. Allora, a me piace prima di tutto dare una seconda vita ai materiali, però ovviamente devono essere sicuri e affidabili. La cosa che abbiamo fatto nei bus bar è sicuramente levigare le parti, essere sicuri che il contatto sia più che perfetto, quindi poi misurato anche con la strumentazione, e una volta montato, sotto stress, misurato con il termometro infrarossi, quindi è più che sicuro. Le viti, i dadi, scusate, i dadi sono stati stretti con chiave dinamometrica. Perfetto, quindi da qui capiamo una cosa ragazzi, il riciclo dei materiali che piace a tanti di noi nel fai da te è una cosa possibile, bellissima, perché lui ha detto un bel termine, diamo una seconda vita ai materiali, no? Ho fatto un impianto idraulico, mi sono avanzati dei tubi, cosa faccio? Questo è un utilizzo, però ha anche detto sono stati levigati, lucidati, dinamometrica, cioè c'è il controllo di quello che facciamo, se no non diventa un fai da te con il riutilizzo dei materiali, ma diventa un po' un arrabattarsi con pericolosità. Lui controlla sempre con la dinamometrica periodicamente, controlla le temperature, sotto stress, ovvero l'ha portato a 4,5, presumo, non so, 4700 Sì, watt e sì. dopo mezz'ora, un'ora, se tutto è in temperatura va bene, e questo va fatto almeno ogni 6 mesi, 3 o un anno per i più o meno pignoli. Cosa diciamo ancora su questo impianto tuo? Molto, molto semplice, ma che ti ha fatto produrre 25 megawatt ora di 24 e mezzo, sì. 24,5. Ok, prima avevi detto giù 25,5. Vabbè. Insomma, Sì, ragazzi, sì, 24-25 kWh. balla 1 milione di watt. Allora. 1 milione più, 1 milione meno. Dai, bella questa. 1 milione più, 1 milione meno di watt. Vabbè. Ok, e niente, cosa vuoi aggiungere qualcosa? Fai tu la conclusione di questo video Sì, perché io sono contento innanzitutto di averti rivisto dopo le telefonate che ci siamo fatte per tanto tempo e adesso ti vedo qua col tuo impianto che era uno degli storici del canale. Quanti iscritti eravamo? eravamo 700-800 iscritti, penso. Cioè eravate Sì, sì, 700-800 iscritti, quindi sì. proprio gli albori. Sì, sì, no, sono contento tra l'altro di far parte di questa community perché stai creando veramente un popolo che si unisce, perché poi io ho conosciuto anche delle persone grazie al tuo canale. Ah, io ricordo che c'era una ragazza che voleva fare l'impianto e fu la Esatto, prima donna del canale raccontaci un attimo di lei, che fine ha fatto, cosa sta facendo? esatto. Diamo pure il nome, Erika, Sì, senza dare il sì, cognome. perché no? Erika aveva bisogno di creare una batteria e io gliel'ho costruita, no? Quindi ho assemblato un box Dai, come il mio, però più piccolo. Lì ho usato i busbar perché erano già arrivati. ok. E quindi una 24 volt 7 kW di Mm. batteria E sta e funzionando ancora? sta funzionando ancora, va benissimo ed è contenta. Tra l'altro era passata anche
all'auto elettrica, quindi... Vabbè, con la 24 volt 7 kg all'auto elettrica si vede che fa pochi viaggetti. Sì, fa pochi, lavoro, casa, pochi magari. chilometri, però li fa, sta viaggiando gratis, quindi... Adesso che me la menzioni, ha fatto per caso un webinar anche? Sì, aveva partecipato a un tuo webinar. Di quelli collettivi. Sì. E lei l'ha costruito, adesso c'è la casa, sai se è off-grid parzialmente, com'è? È off-grid perché... Totale? Totale. No, ma lei è bravissima a dosare, programmare, è veramente... È una di noi. È un'appassionata, è un'appassionata. Quindi rinnovo i miei saluti anche a lei. Certo, No, anch'io. volevo dire una cosa del mio impianto, che non è stato mai risparmiato. Anzi, tante volte ho tirato tanto il collo e mi sentivo quasi in colpa, per dire, ma Adesso accidenti, scoppia. adesso succede qualcosa, ad esempio a batteria, quando eravamo di sera, quindi totalmente con la nostra batteria, abbiamo saldato con una vecchia saldatrice, ho visto spunti da 9,8 kW. Prossimo a bruciare i MOSFET. Sì, ho detto adesso salta, e ventole che andavano a manetta, quindi c'è stato. Un'altra volta invece ho caricato un'auto elettrica di sera, vabbè, ovviamente non completamente, però abbiamo fatto un test e andava, caricava, però nel frattempo Sono kilowatt che butti dentro. stavamo anche cucinando in casa con l'induzione, quindi no, sono contento. Anche la batteria abbiamo sempre tirata all'osso, sono 4 anni che va, quindi Bene. le celle sono perfette. Bene, bene. Ai tempi Manu era all'inizio, quindi non ha stretto le celle, insomma ha lavorato, l'avete visto, secondo dei canoni un po' easy, un po' take it easy si dice, però tutto ha funzionato. Poi ha fatto le altre batterie compresse, presumo, Sì, esattamente. quindi compressione, ha usato i busbar, eccetera. E ragazzi, mi ricordo che all'inizio non trovavamo neanche i busbar. Esatto, Non- bisognava costruirli. Bisognava costruire i busbar. Adesso sai, mi riporti un po' la memoria. Ecco perché lui aveva fatto i tubetti. Io invece avevo fatto le barre di rame segate, lucidate, eccetera. Ecco, la condizione era questa. Insomma, siamo partiti un po' dove il litio in Italia, nonostante in America c'è da diversi anni, perché chi lo inventò, risaliamo alla fine degli anni 90, ma invece in Italia non c'era, e quindi partendo con questo canale che è stato il primo a partire con queste novità delle litio eccetera, abbiamo creato situazioni che sono diventate vintage. Questo è un video vintage, ragazzi, che mi riporta a mano quando eravamo 700 Sì, circa. volevo dire un'ultima cosa per concludere. Vai, ti lascio libero e concludi tu e poi sul Grazie. canale, vai. Volevo concludere con una cosa, che quando ho deciso di promuovere le litio ferrofosfato, quindi Sì. l'IFEPO 4, insomma, tanti erano un po' restie, ma sono pericolose, non sono pericolose, poi hai spiegato che sono sicure e tutto. Cioè, te hai fatto una scelta che poi è stata adottata da una grandissima e famosa casa americana che produce auto elettriche. Non Quindi fare nomi, però non faccio non lo nomi, sapevo però- ma non me l'hai detto prima questo. No, non te l'ho detto, è il bello della diretta. Vai, vai. E quindi loro sono arrivati 2 anni dopo a montare su alcuni modelli, perché adesso c'è questa diatriba, le auto elettriche sono pericolose, Sì, sincero. certo. Invece quelle che utilizzano il litio ferrofosfato sono sicure, quindi... Sì. Però te sei partito prima di lui e lui mi pare che sia... Ragazzi, questa un la, gran visionario, la prendo come un complimento con le pinze, lo devo gestire, però vabbè, grazie per È averlo. vero, sono dati. Meglio un complimento in più che uno in meno, ragazzi. Io mi sono divertito in questo video. Anch'io tantissimo. Adesso andiamo a berci qualcosina. Sono in Brianza, ragazzi, fuori è... Cioè, ragazzi, nebbia. Difatti producevi 20 watt, 40 Sì, watt. adesso siamo 300. 300 siamo saliti, quindi... Sì, una giornata proprio di pioggia brutta, grigia. Adesso vedrai quando andrai via arriverà il sole. Quando vado via io arriva sempre il sole. Ragazzi, grazie di aver visto anche questo canale, ringrazio Manu, vecchio amico di vecchia data, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata. Grazie a tutti, ciao.